I'm very positive about the vintage 2010, and this is, I think it's the 6th time I come here, and I think it will be a classic vintage like 2004, maybe 2006, and we have seen a lot of very good vintages in a row, but with a different structure. 2010 for me has a very nice minerality and also not an overpowered fruit. And today I've tasted the La Morra, I tasted Barolo, and they were quite impressive for me. Some of them had a little bit too much of oak, but in general, good minerality, nice fruit. Overall, I'm very impressed. I had heard some great early reviews about these wines, and for the most part, I would agree with those. I think the wines show great depth of fruit, very good acidity in all of the wines. Beautiful styling. There's some really classic wines we tasted today, especially from La Morra and Barolo. Also some of the smaller communes like Verduno and Novello. Beautifully polished wines. You would have no problem drinking them in a few years, but they're clearly made for the long haul, 25, 30, even 40 years. Overall very impressive. A few disappointments, but overall I thought the vintage is excellent, outstanding. C'è grande diversità fra i comuni e questa è una cosa molto interessante. Castiglion Falletto secondo me in questo momento è il migliore, con vini profondi, veramente già rotondi e pronti da bersi, ma con grandi prospettive future. Assolutamente una tragedia, speriamo migliori, Monforte, dove veramente non si sentono profumi, i vini sono scomposti, i tannini sono verdi, anche se qualcosa di buono c'è, ma la base fa un po' terrore. Serralunga bene, come sempre, insomma, ancora molto morbidi se vogliamo rispetto alla profondità che potranno avere. Barolo molto giovani stranamente, molto frutto, molto rotondi e un po' omogenei sull'alto, noiosi fra virgolette, nel senso che erano quasi tutti piuttosto buoni. Secondo me che è stata un pochino sopravvalutata da qualche estero, un'annata strana, molto interessante sul lato eleganza, sul lato tannino, acidità. Non hanno delle potenze enormi, ma hanno sicuramente una buona longevità. Devo dire che c'è stata una doppia visione, ci sono alcuni che si sono persi i nasi, non so come mai, quindi hanno perso il frutto, sono andati un po' su erbe secche, qualcosa di vecchio. Chi invece ha lavorato bene ha avuto dei bellissimi nasi e delle bellissime bocche, quindi diciamo che la differenza secondo me l'hanno fatta molto i produttori. Ecco. Generally we can see that in the best wines there is incredible balance. The wines are incredibly harmonious. There's a beautiful harmony between the fruit component, the acid and the tannins. And those winemakers who were sensible enough to intervene as little as possible in the cellars and let the wines speak for themselves, I think these are the ones who succeeded most of all. And we see that, of course, lots of these wines are still extremely young, but what we see is the ripeness of the fruit, the really beautiful, fresh acidity, which is perfectly integrated, as well as tannins, which are, of course, big, as they should be in Barolo. At the same time, yeah, there are a few wines which I found rather disappointing because winemakers thought that they will try to enhance the natural beauty of the fruit by more wood, and these wines sometimes got too extracted, and unfortunately they covered the beauty of the primary, as you say, prima materia. In generale l'annata mi sembra che mostri una media molto alta di valore, cioè c'è proprio una qualità media veramente molto alta, dovuta principalmente a una grande qualità delle uve, ma anche sicuramente a un'evoluzione che continua in cantina. È un'annata che ha un po' tutto, nel senso che c'è la potenza, c'è la complessità, però c'è anche la bevibilità. Sono vini già oggi, benché molto giovani, gradevoli e nello stesso tempo hanno le caratteristiche per durare a lungo.